Che cosa succede quando delle persone normali vengono catapultate in un posto straordinario? Il deserto ha una strana capacità, ti toglie tutto quello che non serve. Per 5 giorni ci siamo dimenticati delle nostre vite normali e siamo diventati una piccola carovana di moto nel deserto dell'Egitto e alla guida una leggenda dei rally africani, Franco Picco, a cui il deserto ha cambiato la vita, fin dal suo debutto in sella alla Yamaha nel 1985. Da bambina costruivo castelli di sabbia sulla spiaggia e ogni volta che arrivava il momento di tornare a casa facevo finta di non sentire. Non avrei mai immaginato che crescendo avrei ritrovato nel guidare una moto sulle dune il parco giochi più grande del mondo, una giostra da cui non avrei più voluto scendere, un videogioco senza game over, o almeno così credevo. Cosa sta succedendo, Franco? No, mi sembra che abbiamo un problemino tecnico sul bus. Abbiamo un problema prima tecnico. Di partire, di fare la distanza, di trovarci in mezzo al deserto, ha chiamato il suo capo per cambiare, e risolviamo. e cambia il polmino. L'avventura è appena iniziata. Siamo arrivati ieri notte all'1:30 a 400 km dal Cairo. Oggi prendiamo le moto. E che il primo giorno di questa avventura in Egitto, guidati da Franco Picco, abbia inizio. Dai, venite che facciamo un po' di presentazioni del gruppo qua a Gita Vacanza. Gruppo Vacanza Piemonte. Tu sei? Pronto? A me mi conoscete solo Francesca. Gianni De Matteis da Sanremo. Giovanni Olivotto da Vicenza. Luca Bono da Vicenza. Corrado Varno da Sacile e Pordenone. Ah, sta bene che mi taglia la testa. Ettore Colombani da Viareggio. Perché qua abbiamo il più alto e il più basso. Davide Manghi, Milano. Massimo Narder da Oderzo, Treviso. Dobbiamo ancora prendere le moto, dobbiamo ancora partire. Come state? Come vi sentite? Non vedo l'ora. Caldo. Molto caldo. Noi siamo preoccupati per te. Avete capito? Non abbiamo fretta, non abbiamo tempi, non abbiamo niente, quindi prendetevela sicuramente in tranquillità, con calma, ma non l'affanno, la paura e fare cose strane. A parte seguire le mie tracce, ma comunque il trucco è di andare su in diagonale, vedi com'è di là, com'è il gradino, che può essere tonda ma può essere anche a spigolo, e decisi passi di là e giù. Anche l'andare in giù spesso è meglio andare giù un po' in diagonale, che si assorbe meglio il cambio, diciamo, di dipendenza. Potrebbe essere più difficile a scendere che a salire. Di là dove è soffiato il vento che ha portato, là è tenera. Bisogna andare giù quasi accelerando, troppo piano, c'è da piantarsi. Vai giù e tira in accelerazione, perché se chiudi, se freni poi davanti, aiuta per il capotamento. Adesso comincia il vero deserto. Queste erano le mie prime dune, Franco. Una delle cose più belle mai fatte nella mia vita. Bellissimo. Vero? Fare le dune così, fighissimo. Qua siamo sulle tracce del Re dei Faraoni? Sì, ho cominciato nell'84. Sì. Ho vinto l'edizione dell'86 con la Yamaha Tenere, che non era magari proprio un Tenere, ma era il TT modificato. Lunch? Ciao. Caffè del deserto. Freno davanti quasi da dimenticare, quindi i velocisti qua, chi è abituato a fare in piste dove funziona di più di tutto il freno davanti, qui proprio da scordarselo. Non è proprio una condotta. Adesso per farci vedere sta cercando di far esplodere l'airbag e fra poco esplode. Ok? Francesca, come sei? Io benissimo. Perché casomai ti parcheggiamo lì insieme a quei beduini qua, io vado giù in albergo a prendere benzina. Tu è l'unica che possiamo facilmente togliere della benzina Va per bene. metterla sul Suzuki. In Africa si fa così. Bellissimo. Ma voi che mi
dite brava? E perché le aspettative erano bassissime. Piano piano sono partito un po' alla volta, anche lì aver tastato un po' la sabbia bruttina lì, e dopo le creste e passare la prima duna di là e dopo non vi ho mai persi, quindi tutto bene. 210. Guardiamo bene le mani. Sono già formati calde. Com'è andata oggi la giornata? Benissimo. Poi, vedere te che ti muovi così sulle dune, ho detto ci devo dare del gas, se no qua rimango indietro. Elisa, mia compagna. Ciao Elisa. Mi hanno aspettato tutti oggi, chi più chi meno, ma hanno aspettato tutti, mi hanno aspettato. Anche Francesca, la nostra... Ciao. Buongiorno. Hai dormito bene, Franco? Sì, tu? Ma è vero che quando siamo in moto non sentiamo dolore, non sentiamo niente? Io adesso non sto prendendo neanche gli antidolorifici, quindi oltre a quello passo tutti i malanni. Tutto, come basta stare in moto e siamo felici. O il sole e il caldo del deserto. Ettore, come vado come chirurgo? Faccio delle... Non avrei fatto di meglio. Cafferino? E questo è il Black Desert, il famoso deserto nero. Siamo sulle tracce del re dei faraoni. Puoi darti del gas? Il problema è che tu dai delle sgasate diaboliche e io non vedo più un cazzo, quindi mi devo mettere sopravvento. Stai bene? Sì, sì, sì. Domani. Potevo credere una cosa così. Solo vista nei film, nei documentari, ma esserci dentro, guarda, è un'emozione che non è possibile descrivere. Un sogno che si realizza. Che spina, incredibile, incredibile. Parco gioco 2.0 rispetto a ieri. Quello che dicono degli uomini, che rimangono eterni bambini, ma come fai a non tornare bambino qua dentro? Ma come fai? Come quando eri bambino.
le macchine sono disposte Facendo la schiena, diciamo, nella parte del vento, che quasi sempre viene dal nord. Con quella corda c'è la luce che sono dei neon, attaccati tutto a 220, niente generatori, quindi niente rumore. Può fare anche la doccia. Adesso verrà allestita invece la cucina. Mohamed il cuoco che non ancora lì, ma sta imparando. For this evening we have riso and oh sorry, shorba first. La shorba sarebbe la minestrina. ok Un brodo caldo sì. e questa sera è fatto con la pastina e and vegetables with red sauce and kofta. polpettine che quindi le cuociono le cuociono lì alla brace? alla brace. Bere, chiaramente l'azienda procura acqua e Coca-Cola, Sprite, tutto. Sembra che la compagnia per tenere in forma gli stivali che non si rovinassero ci hanno messo delle bottiglie di vino e quindi Siamo in uno dei posti più belli dell'Egitto, questo deserto bianco. no, adesso vediamo dal profumo del mangiare, magari avremo la fortuna di vedere anche la volpe del deserto. Infatti Hassan è il specialista. Mishu coming, dice che la volpe arriva. Va che lo Vecchio del cantiere, il coordinatore che vede che i suoi uomini stanno facendo un lavoro discreto. No, prima torno non ti tanto preoccupato. Iniziamo il giorno 3? Iniziamo il giorno 3. Avete visto dalla lontananza che la palma è il punto più alto? Sì. Ecco lì cresce l'acqua, va giù e fa il giro, quindi sorgente magica. Quindi l'acqua non è brutta, però è logico che star ferma non è potabilissima, ma da dove scende, e lì vedi la quantità di acqua che sorge dalla via. Da lì fa il giro. Beh, io l'Imodium ce l'ho, Lì c'è una tomba. Abbiamo visto lì che ci vanno spesso i beduini e ci sono, ma non sono mummie, vedi proprio però il teschio, quello da dire che fossero comunque tipo una tomba di locali, Ma qualcosa. non sono dei clienti tuoi dell'88? Oggi ho fatto il battesimo Della duna, del faraone. una volata giù da una duna. No, sei arrivata effettivamente lunga, c'era la duna a picco, piccola schivata e tu sei Io invece sono andata a dritta. picco. Sei scesa di punta sulla sabbia molle, lì è difficile avere la percezione di accelerare subito, è normale quasi chiudere il gas o cercare di fermarsi e ti fai la rovesciata in avanti. Battesimo Che ha fatto anche Franco. Beh, io ho fatto di peggio, infatti io sono segnato, si nota e via. Dopo il sinistro si usa già meno. Importante sì, dai. avere il destro che dà del gas, Pronto. che dà del gas. Se arrivi. Stiamo entrando nella cava della Jara Cave. Jara si chiama Jara Cave. Una cava dove anticamente sulla pista cameliera fra Farafra e il Nilo e c'era l'acqua per i camelli. Adesso si è riempita di sabbia o comunque la vena magari si è abbassata. Però sulla rotta cameliera hanno fatto l'asfalto per collegare l'oasi di Farafra al Nilo, più che altro per tutte le, come si può dire, le coltivazioni, l'agricoltura che hanno fatto per portare a casa i prodotti. Scritture brutte, la roba. Andare in su, vedere il tetto che lavoro. Quanto è piovuto nel deserto secco e arido che c'è adesso? Deserto, vita, energia e nient'altro
al mondo riesce a trasmettermi. Si avvicina molto il mare. Ascolta, ma la Francesca dove la facciamo cadere domani? Perché oggi ci è venuto benissimo, erano tutti d'accordo. Buongiorno. Buongiorno. Questo è mio, eh? O c'è qualcuno? C'è Davide, ma penso te lo cederà volentieri. No, che cazzo. Però fa caldo, più caldo di ieri. Franco, tutto fare. No. Oggi stiamo seguendo questa duna che si chiama Garda Bumharrik, che vuol dire in egiziano il papà della duna che si muove. Una duna che parte da un'oasi di Varia più su, dalla depressione di Qattara, e arriva giù fino al Karga, fa 500-600 km. Però bisogna sicuramente essere un po' decisi, non è che si può andare troppo piano, sulla sabbia non è che si può andare piano. Andare forte rischi di saltare la cresta, andare dentro sulla duna, però andare piano non ci arrivi sulla cresta, quindi ci vuole l'andatura giusta. Mike. Finalmente qualcuno si impacca. Non può sembrare troppo facile. Va? No, benissimo, solo un po' di sabbia negli occhi, tanta sabbia dappertutto. Sì, come me ieri. Comunque mi sono immaginato da morto in paradiso, ma sarà così, cioè tu vai in moto, non c'è niente, c'è questo cielo azzurro. Sabbia ovunque. Siamo nel deserto. È Arido. da ieri che siamo nel Sì, deserto. ma dico, è arido e secco abbastanza. Guarda dove cresce la vegetazione. E qua, che sono secchi, sono fenomenali per fare il fuoco. Raccolgono queste cose, ma guarda dove crescono. Com'è possibile? Questo è un alberello? Questo è già più verde, perché vuol dire che ha piovuto, prende un po' di acqua. Questa è una prateria. Queste sono le rocce, guarda. E questi sono i fioretti. Ci sono i fiorellini! Roccia deserto, eppure vedi. cresce la vita. No, ed è perché ogni tanto piove, o se no minimo quando c'è lo sbalzo termico troppo caldo al freddo della notte fa un po' di condensa. È una bella metafora, vero? Anche nei luoghi più aridi basta un goccio di acqua e la vita fiorisce. Esatto. Che vita da re, questa è vita da re. È troppo bello, Franco. Per andare avanti per giorni, settimane, mesi, anni. Yalla. Franco, come ti senti nel deserto? A casa mia. Come sei passato dalla prima Dakar al secondo anno a rifarla? Ogni anno io ti dico ne ho fatte 31. Io potrei dirti che a fine gennaio di finita la gara, che cazzo, basta. E dopo cominci a pensare, ti arriva uno, ma dai, organizziamo la moto, la modifichiamo così, facciamo un'assistenza, ci portiamo via per dormire, tutte le cose, tutti i trucchi adesso che... E ci ricadi, cioè, capito? E ci ricaschi? Ci ricaschi. Perché non è una gara dove il più bravo è solo uno perché smanetta che va forte. Bisogna conoscere e capire. Allora da lì tutta questa esperienza fatta, e man mano che veniva fuori, ricordandosi dei problemi delle rogne, dico, però mi preparo così, mi preparo con là. Yamaha, che gli avevo chiesto la moto ufficiale per fare il motocross, mi ha detto ti diamo subito la moto ufficiale per fare la Dakar
lascia stare il motocross, hai capito? Mi hanno fatto andare in Giappone a preparare la moto e tutto, se ti facciamo una moto su misura per te come vuoi, così, scherzi, no, è vero, giusto, se la facciamo così ci vengo. E da lì tutte cose così ogni anno e Il cross l'hai lasciato stare? e l'ho usato come allenamento un po' e basta. Io all'inizio era col motocross che avevamo chiesto la moto ufficiale, ho detto no, tu sei bravo sui terreni duri ma non sulla sabbia. Quindi Pensa. vai a farti da Dakar così ti impari un po' di sabbia. Ed è... Sono ancora lì. Ti è piaciuto? Faccia tesi, Tira dritta, come se dovessi... Sei una di noi! Massimo Steffi se ne è. Oh, segniamo! Power! Com'è il morale? Io sono a pezzi. Tu sei a Io sono a pezzi. pezzi, perché stare a pigliare in piedi per me è faticosissimo. Coi sassi poi. Bravo. Metà metà come. Nus nus. Metà. Quindi dire nus nus così metà. Eccoli. Un bicchiere. C'è questo che è sto famoso coccodrillo. E qua si vedono i danni del petrolio. Sangue da naso. Per questa è il battesimo dei Barcane questo. Va bene, dai ragazzi, andiamo, ci sono tutta intera. È un test importantissimo il crash test. No, io so che cado, non ho paura di cadere. Spero sempre di cadere bene. Non sono io. Dai, via il casco, to! Bravo. Grazie Franco. Bravo, dai. Superato l'esame. Se quella è la tempesta di sabbia? Io mi sono messo da matti. Per Era il tuo elemento. Per me era un sogno fare un viaggio con Franco Con Piccolo. Franco ammetto. Io Picco. sono un grande viaggiatore, appassionato di moto da matti. Il poster in camera non ho mai fatto niente. Da bambina non volevo mai lasciare i miei castelli di sabbia. Oggi ho capito perché. La sabbia non è mai stata il gioco, era la libertà che ci costruivo sopra. Franco Picco quella libertà ha iniziato a inseguirla 40 anni fa, quando queste dune erano il teatro delle grandi sfide africane. Per noi sono stati solo 5 giorni, per lui una vita intera. Ma forse il deserto non misura il tempo, misura quello che è capace di lasciare dentro alle persone. Quella che 40 anni fa era la storia di un pilota che inseguiva l'orizzonte, oggi continua ogni volta che qualcuno affronta la sua prima duna. Ogni volta che una persona normale scopre di poter fare qualcosa che fino al giorno prima sembrava impossibile. All'inizio mi ero chiesta che cosa succede quando delle persone normali vengono catapultate in un posto straordinario. Ora credo di conoscere la risposta. Tornano a casa con la stessa vita di prima, ma non sono più esattamente le stesse persone. Avevo ragione, il deserto ha davvero una strana capacità. Ti toglie tutto quello che non serve e senza che tu te ne accorga diventa una casa in cui poter ritornare.